Io ho iniziato il mio percorso con le immagini, con la fotografia. In realtà questa mia avventura inizia da bambina, quando per la festa dei morti, che da noi è molto importante, qui in Sicilia proprio si chiama la festa dei morti, perché i morti portano i regali ai bambini di notte. Io davanti sotto il mio letto ho trovato questa cinepresa con un sistema di strisce di acetato colorate in cui era impressa questa fiaba delle Mille e una notte, e io manualmente facevo avanzare questa striscia davanti a questa lente e si proiettava questa immagine di questa fiaba. Quindi per me è stata veramente una folgorazione, è stata un'emozione talmente forte che ero io, era nelle mie corde. Quindi poi cominciai a prendere le strisce dei negativi, delle foto a colori, mettendole dentro davanti a questo obiettivo, componendo delle storie, ovviamente tutta arancione, tra le sfumature del marrone e l'arancione, delle storie con personaggi strani, delle ombre. Ho iniziato in un modo, diciamo, quasi normale, perché ho iniziato direttamente facendo dei lavori professionali nell'ambito sempre dei beni culturali, dei prodotti della terra, insomma, comunicare la Sicilia. Il momento in cui ho cominciato veramente a sentirmi dentro questa situazione di fare il cinema, di fare il documentario, è stato quello quando ho incontrato il vino. Ecco, il vino è un'iniziazione per la gente che lo beve, perché dal momento che cominci a bere i vini buoni non puoi più tornare indietro. E a me da regista mi ha affascinato il mondo del vino, perché dietro il mondo del vino ci sono le storie, c'è la storia, io dico con la S maiuscola, quindi dei grandi movimenti, delle epoche, ma c'è anche la storia delle famiglie, c'è la storia dei sogni delle persone, delle relazioni tra donne e uomini, di bambini, di eredità, insomma la storia della produzione del vino è è stata la storia del mondo, ovviamente perché parliamo di civiltà antiche come i Fenici, il vino nasce in Libano, ma poi qui nel nostro caso in Sicilia, ma per tutta l'Europa il vino è stato portato dai Fenici attraverso la Sicilia e quindi io dico sempre non ci sarebbe stato lo champagne, non ci sarebbe stata la Borgogna senza che prima si passasse da quest'isola. Questa è una cosa che mi piace dire, ecco. Finisce il documentario, ha una sua vita che diventa un figlio che ti porta in giro e questo è bello, mi piace. Ma nello stesso tempo finisce il documentario, ma non finisce la storia con le persone che tu hai incontrato durante la lavorazione. Tante volte a me è capitato proprio di dare anche un'impronta, di dare quasi un tracciato a queste persone perché ti fa crescere, è un lavoro che fa crescere insieme, non lo puoi fare ovviamente da solo. Anch'io ho il sogno di fare un film che non sia un documentario, quindi io penso che ho sempre tempo di fare il mio film di finzione, il mio lungometraggio.